Ci sono sostanzialmente tre settori di necessità non soddisfatte dalla comunità scientifica e dai dati che noi abbiamo in questo momento a disposizione. Questo riguarda i pazienti con LDH notevolmente alto. Il secondo gruppo di pazienti sono quelli con un performance status maggiore o uguale a 2 e poi i pazienti con metastasi cerebrali. Un altro punto molto importante di controversia, ma che durante questo meeting ESMO in qualche modo viene superato, è quello della terapia adiuvante del melanoma, perché fino ad adesso, fino a questo meeting dell'ESMO, noi avevamo soltanto l'interferone che dava un vantaggio in termini di sopravvivenza libera da malattie e sopravvivenza globale, ma il beneficio era pari al 3%. I dati che vengono presentati quest'anno all'ESMO hanno una pesante ricaduta nella pratica clinica non appena le autorità regolatorie approveranno certamente i farmaci per i quali vi è un beneficio molto importante in terapia adiuvante. Questo riguarda i dati del Combi-AD e anche i dati del CheckMate 238. Il primo studio, il Combi-AD col dabrafenib trametinib verso placebo, e il secondo studio, il CheckMate 238, con l'utilizzo del nivolumab rispetto all'ipilimumab. Questi due studi dimostrano per la prima volta un'importante riduzione del rischio di recidiva e, per quel che riguarda il Combi-AD, anche un miglioramento clinicamente significativo della sopravvivenza globale nei pazienti con melanoma. I benefici sono tali che la maggior parte dei pazienti con stadio terzo in qualche modo avranno accesso, non appena i farmaci verranno registrati, a questo tipo di terapia che rivoluzionerà il modo in cui noi affrontiamo la terapia adiuvante. Molti dei pazienti trattati in terapia adiuvante possono avere una sopravvivenza libera da malattia e una sopravvivenza globale nel tempo significativamente migliore rispetto alla non terapia o rispetto a terapie particolarmente tossiche quale l'ipilimumab, per cui io penso che la maggior parte degli oncologi, dei dermatologi utilizzeranno le terapie adiuvante nei pazienti con stadio terzo ad alto rischio di ricaduta e quindi questo avrà un importante impatto nella pratica clinica non appena i farmaci verranno registrati. Il beneficio nella terapia adiuvante negli studi che sono stati presentati quest'anno all'ESMO sono dei benefici estremamente importanti sia in termini di sopravvivenza libera da malattia sia in termini di sopravvivenza globale. I benefici molto importanti e molto impattanti sono particolarmente grandi nello studio Combi-AD. Nello studio Combi-AD i pazienti, quasi 900 pazienti, sono stati randomizzati a ricevere dabrafenib trametinib rispetto a placebo e vi è una consistente riduzione del rischio a 1 anno, a 2 anni e a 3 anni, non soltanto per la sopravvivenza libera da malattia, ma anche come sopravvivenza globale. La maggior parte dei pazienti che vengono trattati con stadio terzo, circa l'80% dei pazienti che vengono trattati in stadio terzo, ha una sopravvivenza a 3 anni. Per questo il trattamento adiuvante nei pazienti BRAF mutati sarà rivoluzionato da questo studio non appena questi farmaci verranno registrati. In aggiunta a questo studio, lo studio BRIMOTTO ha mostrato un beneficio, sebbene non statisticamente significativo, negli stadi 2C, terzo A e terzo B, mentre nessun beneficio nello stadio terzo C. Un altro studio estremamente importante è il CheckMate 238, che ha dimostrato un beneficio in termini di sopravvivenza libera da progressione nei pazienti
terzo stadio B, terzo stadio C e quarto stadio rispetto all'ipilimumab. Io credo che i due studi più importanti saranno il COMBI-AD e il CheckMate 238 e forse una nicchia di pazienti potrebbe beneficiare del trattamento come è stato riportato nel Brimotto, ma i dati più consolidati, i dati più importanti e quelli che cambieranno la pratica clinica non sono quelli del COMBI-AD in primis e del CheckMate 238. Io credo che l'educazione dei pazienti sia molto importante, innanzitutto nella fase di screening dei pazienti, perché ci sono dati del nostro gruppo di ricerca che fanno vedere che i pazienti con un basso livello culturale e che vivono da soli sono quelli che non soltanto hanno un rischio maggiore di morire di melanoma, ma anche la diagnosi hanno uno stadio più avanzato. Quindi l'educazione del paziente nell'accedere alle visite dermatologiche per poter fare la prevenzione secondaria e la prevenzione primaria ottimale. Il secondo punto è l'educazione del paziente ad essere complianti e a comprendere qual è il beneficio delle cure e quindi l'alleanza terapeutica dei pazienti. Pertanto l'educazione sia prima della diagnosi sia dopo la diagnosi nell'affrontare insieme le cure e nel poter quindi avere più chance di guarigione se il paziente viene informato ed educato adeguatamente sono degli endpoint assoluti che noi dobbiamo in qualche modo raggiungere per poter curare al meglio i nostri pazienti.